Oggi pizza, grande richiesta, 400 grammi di farina di tipo 1, 400 grammi, pesatela, siete precisi. Le farine non sono tutte uguali, guardate che se usate una farina 1 e una farina 0 o una 0 cambia completamente tutto, perciò utilizzate la 1, se non avete la 1 volete usare la 0 perché avete in casa la 0 va bene, però invece di 300 grammi di acqua tiepida ne usate 280, comunque in questo caso 400 di farina 1, 300 di acqua tiepida. Mezza bustina di lievito secco per pane, per pizza, lievito di birra, altrimenti mezzo cubetto di lievito di quello fresco. Vedete come faccio io, poi mezzo grammo più, mezzo grammo meno, ma non cambia molto. La metto dentro nell'acqua e poi mischio al centro. Un attimino di pazienza. Questa è una ricetta che faccio la mattina per la sera, con tutta la calma del mondo, adesso la impasto, poi dopo la giro, la piego, la faccio lievitare, ma dopo vi spiego bene. Il lievito potevo scioglierlo anche prima nell'acqua, solo che io non ci penso le cose, per lo stesso. Ho fatto girare 8 minuti, naturalmente lo potete fare anche a mano, ci vuole qualche minuto in più, solo io oggi ero pigro, non c'avevo voglia. Un cucchiaino di sale, sono circa 4-5 grammi, e poi gli faccio fare ancora 2 minuti. Fatto. Allora, via il gancetto, è un impasto molto morbido, piuttosto idratato. Impastino pronto. Dobbiamo farlo lievitare finché raddoppia. Adesso abbiamo già usato l'acqua tiepida perché siamo in inverno, comunque in inverno in casa abbiamo 20-21 gradi, mettetelo in un posticino tiepido sui 25 gradi, io per esempio accendo il forno, lo metto a 30 gradi e lo metto dentro per una mezz'oretta almeno finché non raddoppia, un'oretta, poi vi faccio vedere, oppure lo do a Beatrice da covare, tranquilla, lei tiene, perfetto, mezz'ora, posto tiepido. Dopo circa un'ora, dipende a che temperatura l'avete tenuto, la pasta sarà raddoppiata. Ciotolina di acqua fredda, pucciamo le mani e facciamo delle pieghe. Tiriamo verso l'alto e mettiamo dalla parte opposta. Bagno ancora le mani perché mi si appiccica alla pasta e facciamo la stessa cosa. Vedete, farina buona, ha già fatto la maglia glutinica, è molto elastica, quindi assorbe già molta aria quando facciamo queste pieghe. Queste pieghe le dobbiamo fare per 4-5 volte, ogni 40 minuti, mezz'ora, un'ora, quando la vedete un po' gonfia, quando vi ricordate, non c'è bisogno di star lì con l'ansia, guardo l'orologio, tac, 15 minuti, corro, no, quando vi ricordate, e la tenete sul tavolo, non c'è più bisogno di tenerla in un posto, quando ha lievitato la prima volta, non c'è più bisogno di rimetterla in un posto tiepido, parlo dell'inverno, in estate la tenete sul tavolo e basta. La tenete lì sul tavolo, quando ci passate davanti, fate 2 pieghe e basta, 4-5 volte, fino a stasera ci passate il tempo. Nell'arco del pomeriggio io ho fatto le mie pieghe 4 volte, ogni ora circa, più o meno. Questo però dipende da molti fattori, e i tempi dipendono sempre dalla lievitazione, dalla temperatura, dalla farina, da 1000 cose, e quindi non posso darvi l'ora esatta. Però la vedete, quando è bella gonfia, gli avete fatto le pieghe 4 volte, la facciamo cadere in una teglia, può essere rotonda, può essere quadrata. Mettiamo un po' di olio sopra, fino adesso olio non abbiamo mai messo, quindi adesso ne possiamo mettere una tonnellata se vogliamo, no vabbè scherzo, quello che si serve. Dobbiamo allargarla un po' e ungerla sopra e sotto. Mettiamo anche una giratina, se volete, solo per ungerla meglio, e cerchiamo di distenderla nella teglia. È un po' irregolare perché avendo fatto le pieghe è piena di aria, quindi è giusto che abbia una forma un po' cross. Una volta distesa comunque uniformemente, trattata bene con le dita e tutto, la copriamo con quello che avete. Io ho trovato sta bacinella che è giusta la misura perfetta, un po' ingombrante. Accendiamo il forno intanto, deve stare qui mezz'ora, intanto accendiamo il forno a 230 gradi. Intanto che si riscalda il forno e lievita la pizza,
preparo gli ingredienti per condirla. I miei figli vogliono la cipolla. Dunque ho fatto il sondaggio, i miei figli vogliono la pizza tonno, cipolla e origano, e così sia. È passata mezz'ora, ho preparato gli ingredienti e vediamo un po' qui sotto che... ecco qua, è perfetta direi, è piena di bolle. Bella coperta di pomodoro. Adesso questa qui noi la inforniamo. Ci ha messo 4 minuti, vedete come gonfia, come si è alzata, e il pomodoro si era sudato. Adesso ci mettiamo sopra gli ingredienti. Ovviamente ciascuno ci mette quello che vuole. A me mi hanno chiesto il tonno, mi hanno chiesto la cipolla, e cipolla sia, abbondante cipolla. È importante andare con gli ingredienti ben vicini al bordo. Mozzarella a piacere e origano. In forno per altri 12-15 minuti, forno statico. Quando si usano teglie così spesse, così robuste, è bene mettere la pizza nella parte bassa del forno, se no sotto resta cruda. Pronta! Ci ha messo 16 minuti. Perché ridi te? Qui c'è poco da ridere, qui c'è da piangere, sono commosso, ma che pizza! Alta, soffice, morbida, questa è già sparita. Ciao! Ciao! Adesso dovete covarlo. Ce la faccio. Adesso lo dovete adesso viene da ridere. Volendo il lievito potevo scioglierlo anche dentro nell'acqua prima di buttarla dentro. Questa è una ricetta di pizza che si fa la mattina per la sera, con calma. Però se volete la potete fare anche la sera per la mattina, gli fate fare l'ultima lievitazione in frigorifero. Però io lo faccio la mattina per la sera perché così non uso frigorifero. Tirate scimmie, non avete capito niente.